Ma ciao amici, benvenuti in questo super nuovissimo video. Oggi torniamo a parlare di Ditemelo voi. dashcam. Vi ricordate la famosa TS-Fong? La 4 canali, una ciabattona così, e qua sopra vi lascio il link per andarvi a vedere la recensione. Oggi si replica, stesso brand, modello differente. Parliamo di i7 Pro WB. Sempre un 4 canali con il famoso radar, una protezione a 360 gradi a costo delle dimensioni, perché anche questa, ragazzi, non scherza affatto. Vi racconto tutto dopo la sigla. Non cambiate canale. Allora, vediamo brevemente le caratteristiche salienti di questa TS-Fong i7 Pro. Ha un display da 3.16 pollici IPS, la telecamera principale, questa qui, può registrare in 2K o in 4K, mentre le due integrate, quella posteriore, registrano a 1080p. Tutte e quattro hanno un angolo di visuale di 150 gradi. I video vengono registrati su micro SD da 128 GB fornita con la dashcam, ma possiamo espandere la stessa fino a 256 GB. Anche questa i7 Pro utilizza un GPS molto comodo, lo ripeto ogni volta, ragazzi, perché va a tracciare i percorsi che facciamo con le nostre autovetture. Ovviamente abbiamo la possibilità di attivare il monitoraggio di parcheggio anche su questa i7 tramite il famoso radar. Manca qualcosa? Manca il costo, ragazzi. Detto ciò, andiamo a vedere il contenuto della confezione. Andiamo. Questo è il contenuto della i7 Pro WB della TS-Fong, ad eccezione del filtro CPL che va acquistato a parte. Una micro SD da 128 GB, un sacchetto di accessori, modulo GPS esterno, telecamera posteriore, kit 24 ore necessario per attivare il monitoraggio di parcheggio, il libretto di uso e manutenzione in inglese, telecamera frontale che registra fino in 4K e i due satelliti. Questi sono regolabili, quindi si possono regolare a piacimento e registrano sempre in 1080p. Pulsantino di attivazione e disattivazione del radar, quindi off, on e seconda posizione, meno sensibile, più sensibile. Pulsanti fisici non retroilluminati, display da 3.2 pollici, USB di tipo C per alimentare la dashcam, slot micro SD, forellino per il reset, entrata per la telecamera posteriore ed entrata per il modulo GPS e varie prese d'aria, attacco a scorrimento. Ovviamente una volta che si collega sul parabrezza, ragazzi, si regola il tutto. Ora non ci rimane altro che andare a vedere dove posizionare questa bestiolina nella mia Nissan Qashqai. Ottimo lavoro. Arrivati a questo punto colleghiamo il kit 24 ore. Come al solito il kit è fornito con questi fusibili presso fusi nel cavetto, quindi vi consiglio vivamente di utilizzare questi adattatori con il doppio fusibile. Io per il momento li collego così, tanto non rimarrà sulla mia Qashqai. Il rosso accensione va collegato
a un fusibile sotto chiave, quindi quando accendiamo il quadro devono arrivare i 12 volt, mentre quello giallo con scritto batteria va collegato ad un fusibile dove escono sempre i 12 volt e la massa io l'ho collegata a questo bolloncino qua sotto. Scarichiamo l'applicazione necessaria per gestire la dashcam, installiamo. Una volta che abbiamo scaricato l'applicazione l'apriamo e poi ci chiede di accendere la dashcam, quindi in quanto è già installata accendiamo il quadro ed ecco che si accende. Successivo, ok, consentiamo connessione al wifi. TS Fong, eccola qui, quindi entriamo con 1 2 3 4 5 6 7 ed 8, acquisizione indirizzo IP, poi torniamo indietro e si va a collegare alla bestiolina qua. Ok, questa è la telecamera principale. Ora andiamo a vedere, qui vedete c'è il GPS, quindi il segnale c'è, è pieno. Poi andiamo a vedere un attimo le impostazioni. Registrazione suono attivato, opzioni di registrazione in loop 1 2 o 3 minuti, rilevamento di collisione bassa, media, alta o disattivazione, mettiamo su media, unità delle velocità chilometri, password del wifi, qui possiamo cambiare ovviamente la password, formatta scheda SD, dobbiamo formattare la scheda SD che abbiamo inserito. Queste sono tutte le opzioni disponibili per quanto riguarda l'applicazione, praticamente nulla. Qui abbiamo la cartella con i video che ha registrato, consenti l'accesso, ok, fine. E questi sono i video, vedete, telecamera anteriore, telecamera posteriore, telecamera abitacolo. Da questo quadratino abbiamo la possibilità di poter andare a vedere le altre telecamere. Questa è la frontale, questa è la posteriore, poi abbiamo quelle interne, eccomi qua, e poi abbiamo l'altra, questa è la sinistra e poi c'è quella destra, eccola qui. Quindi tutte e quattro le telecamere e poi si torna a quella frontale. Per quanto riguarda le impostazioni complete si deve fare tutto dalla dashcam tramite i pulsanti fisici. Da qui si entra nel menu riproduzione video e con i tasti, vedete, sono le freccette, andiamo avanti, formato, insomma si sceglie un po' tutto, istituto che sarebbero le impostazioni, si entra con ok. E da qui vedete scendiamo e saliamo nei vari menu, confermiamo con ok, entriamo per la risoluzione, possiamo mettere 4K o così impostata sono 2K, poi 3 telecamere da 1080p, quindi sarebbe 2K la telecamera anteriore e il restante 1080p, altrimenti si può mettere 4K e 1080p, c'è risparmio luce, il tempo di ciclo, quindi la registrazione deve effettuare il loop 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, il microfono, attivazione e disattivazione, G-sensor, io ho impostato su medio, frequenza 60 Hz, si possono rivedere anche i video. Da questo pulsante possiamo bloccare un video, vedete ci sono le varie funzioni sopra, se tenuto premuto va a disattivare il microfono, sono anche multifunzione i tasti, per me è molto ma molto scomodo. Per quanto riguarda il monitoraggio di parcheggio ha solo una possibilità, ripeto, questa dashcam si può attivare o disattivare e per farlo si fa solamente da questo pulsantino, quindi non c'è nessuna opzione all'interno del menu della dashcam o all'interno dell'applicazione, così è disattivato perché su off, vedete la telecamera è spenta e il LED spento. Dobbiamo uscire con l'auto, basta cliccare verso on e si attiva, si accende il LED rosso, prima posizione meno sensibile, seconda posizione più sensibile. Io vi consiglio di metterla alla prima posizione perché è già molto sensibile. Abbiamo attivato il monitoraggio di parcheggio tramite radar, non serve più perché torniamo nella nostra abitazione, quindi non ha senso di lasciare il radar attivato per far risparmiare la batteria della nostra autovettura, lo mettiamo su off, si spegne il LED rosso e si spegne la telecamera, non avremo più il monitoraggio di parcheggio. Tutto qui, semplicissimo. Primo test, attiviamo
dalla dashcam il radar e lo mettiamo alla prima posizione, quindi quella meno sensibile, e vediamo dove inizia a registrare la dashcam. Quindi mi avvicino piano piano all'autovettura e vediamo fino a quanti metri posso arrivare prima che parta la registrazione. Video start. Tre metri. Quindi 3 metri dal cofano motore si attiva il radar per quanto riguarda la parte anteriore dell'auto. Poi ovviamente va a riprendere con le 4 telecamere, sia questa laterale sia questa posteriore sia l'altra laterale destra, per un totale di 90 secondi. Ok? Se entro i 90 secondi non c'è più movimento intorno all'autovettura, la dashcam torna in stand-by. Se rileva altro movimento, registra per altri 90 secondi e così via. Video start. È già partita, ragazzi. Cioè, mi mancano ancora un bel po' di metri. 1, 2 e 3. Sempre 3 metri abbondanti dal radar. E avete visto che già parte la registrazione. Ora vediamo invece quanti metri occorrono per farlo scattare invece dalla parte posteriore della nostra autovettura. Video start. Ma peccato. Ragazzi, è inavvicinabile. Anche posteriormente, almeno 3 metri prima di arrivare alla nostra autovettura, scatta il sensore e inizia la registrazione. Allora, come vi dicevo, mi è stato inviato anche questo filtro CPL che dovrebbe comunque eliminare o attenuare i riflessi del sole. Una volta inserito il filtro nell'obiettivo principale, va semplicemente ruotato per trovare la combinazione migliore per togliere i riflessi del sole durante la registrazione dei video. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, prova microfono della nuova dashcam TS-Fong i7 Pro. Come si sente? 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. A dopo. Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Come al solito riassumiamo le cose positive e le cose negative, quindi i pro e i contro di questa TS-Fong i7 Pro. Partirei subito con il dire che la prima cosa che mi è piaciuta è il costo. Come al solito qua sotto vi lascio i link in descrizione del video per andarvi a vedere le caratteristiche complete per chi vorrà acquistarla, ma soprattutto se avrò eventuali codici sconto. La seconda cosa è sicuramente questo famoso radar. Crea una bolla di sicurezza di 3 metri intorno alla nostra autovettura. Voi direte, allora questa dashcam può essere adatta per chi ci riga l'autovettura. Ascoltate bene quello che vi dico. Questa dashcam sicuramente può essere idonea per chi
trova l'autovettura rigata, perché avete visto in qualsiasi posizione io mi avvicini scatta la registrazione. Però ci sono anche delle cose che vi devo dire. Allora, la registrazione viene effettuata esclusivamente sulla micro SD da 128 GB all'interno della dashcam. Non abbiamo possibilità di poter utilizzare un modulo 4G che riversi automaticamente i filmati del monitoraggio di parcheggio nel cloud. Cosa significa questo? Significa che se io vado a riprendere con la dashcam chi mi riga l'autovettura, chi mi danneggia l'autovettura e poi mi rompono il vetro e si fottono la dashcam, io non avrò mai nessuna prova di chi mi ha danneggiato l'autovettura, perché rimane tutto al suo interno. Che vuol dire? Che te la vende il culo. Quindi una cosa molto importante sarebbe l'introduzione di un modulo 4G come funziona nelle 70 mai. Ed in ultimo questa chicchetta, e cioè il filtro CPL. Avete visto che va a eliminare quasi totalmente i riflessi del sole durante la registrazione in controluce. Ora purtroppo veniamo alle cose che sicuramente si possono migliorare, che attualmente su questa i7 Pro non mi hanno fatto impazzire. Partirei direttamente con l'installazione, a mio avviso molto impegnativa. In che senso? Nel senso che ci sono troppe cose in giro. La seconda cosa che devo comunque segnalare è per quanto riguarda il radar, che funziona perfettamente, ma se parcheggiamo la nostra autovettura in un parcheggio frequentato, capite a me, la telecamera non si spegnerà mai. Video start. Quindi registrerà di continuo. Significa che si riempirà subito la micro SD al suo interno, ma anche scollegare la stessa, perché se il voltaggio della batteria scende al di sotto di quello che abbiamo selezionato, scollega la dashcam. Spero di essere stato chiaro. Altra cosa che si può sicuramente migliorare è la registrazione dei video durante le ore notturne. Non è tutto questo spettacolo, soprattutto per quanto riguarda la telecamera posteriore, raga, non si capisce niente, quindi è molto difficoltoso andare a recuperare una targa o dei particolari che ci potrebbero interessare. Ed in ultimo, ragazzi, volevo ricordarvi che questi apparecchi tecnologici non devono limitare la visuale mentre si guida, quindi non prendete esempio dal sottoscritto, perché sicuramente non è la posizione più idonea dove l'ho installata io. Andiamo bene. Il video vi è tornato utile? Allora lasciate un bel mi piace come sempre, grazie di cuore. Vi siete iscritti al canale? No! È il momento giusto di farlo. Lasciate un commento qua sotto su cosa ne pensate di questo 42 pollici e noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. E già vi anticipo cosa sarà. Questa GKU D1000, altra dashcam con 3 canali, un display piccolino e dalle dimensioni sicuramente più contenute di questa TS Fong. Un bacione ragazzi, statevi bene, alla prossima, ciao!